Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati. Obbligo di riscatto di questo venerdì 22 agosto 2025. Un saluto da parte di Enrico Boiani. Oggi per la penultima, anzi no, è l'ultima volta di fatto della settimana, perché domani è match day e tra poco ne parliamo. Giacomo Mirandola, ciao Jack, ben ritrovato. Ciao Henry, ciao a tutti, buon ultimo giorno della settimana, magari anche di ferie per molti di voi? Speriamo di no. Non per noi che in realtà le ferie le abbiamo finite già da un bel pezzo. Come sempre vi invitiamo a mettere like, cliccare il pollicione in su per supportarci, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, completamente gratuito. Se vi va invece potete anche abbonarvi a 2,99 e lasciarci un commento qua sotto. Dicevamo Jack, giornata di vigilia di Serie A, di esordio in Serie A per il Milan di Allegri che parlerà in conferenza stampa quest'oggi ore 12, la commenteremo sia durante l'Anspers che poi durante il talk. Qui però spazio dedicato al calciomercato, Jack, perché come vi abbiamo detto ieri, insomma, ieri è stata la giornata della notizia, della chiusura dell'affare di Victor Boniface. Vi faccio anche leggere no, questo è precedente, scusate, ho sbagliato clamorosamente il file da caricare. Dicevamo, è una giornata importante quella di ieri, insomma, per Victor Boniface, ma si attendono le visite mediche. Perché, ecco, questo qua doveva essere quello giusto, esatto. Accordo totale sui termini contrattuali 1+4 in attesa del superamento delle visite mediche. Operazione già concordata col Bayern in prestito oneroso che dovrebbe essere anche un po' inferiore ai 5 milioni, quindi essere più vicino ai 4 con diritto di riscatto. Pacchetto complessivo da circa 30 milioni, anche qui qualcosina meno. Il ragazzo è atteso oggi a Milano. Qualcuno aveva ipotizzato che potesse arrivare già da ieri sera, già magari da questa mattina a fare le visite mediche. Hanno iniziato a circolare voci relative al fatto che ci fossero dubbi sulla tenuta fisica e cose simili. In realtà si tratta solo di tempistiche, proprio logistiche, non so come spiegarlo. Deve arrivare a Milano, deve fare delle visite mediche che, è vero, questo è vero, non sono scontate, nel senso che avranno un ruolo importante per capire se Boniface è a posto, sta bene, è abile, arruolabile fin da subito e via dicendo. Poi però diventerà un giocatore del Milan se non ci saranno problemi, come ci auguriamo, e firmerà il contratto. Dopo il capitolo Boniface, Jack ci penserà soprattutto alle uscite. Assolutamente sì, ci sono ancora un paio di situazioni da sistemare, forse 3, forse 4, capiamo. Ovviamente penso che sia legato principalmente a queste situazioni l'eventuale poi gestione del mercato in entrata, ammesso e non concesso che secondo me, stanti le cose al 22 di agosto, il calciomercato in entrata del Milan come necessità è reputato chiuso, secondo me, al di fuori di eventuali opportunità che possono emergere negli ultimi giorni, che chiaramente con un direttore sportivo si possono sempre cogliere, senza è più difficile. Vedremo, io continuo a pensare, lo sapete, che serve ancora un difensore. Capitolo uscite, come dicevi tu, ci sono ovviamente in primis i due esuberi, i due giocatori che sono di fatto fuori rosa al Milan, che sono Ismael Bennacer e Yassin Adli. Per Bennacer al momento non ci sono novità particolari, per Yassin Adli si è manifestato anche nelle ore serali di ieri
un interessamento del Sassuolo, destinazione a cui però il giocatore non ha aperto, e poi stamattina ci siamo tutti svegliati con l'ufficialità di Nemanja Matic per un anno proprio ai neroverdi, quindi diciamo che sembra essere già un pochino tramontata questa ipotesi, questa opportunità. Il capitolo invece delle uscite, adesso poi le approfondiremo, di giocatori che invece sono quantomeno nella rosa indicata sul sito di AC Milan. Yunus Musa, abbiamo l'interesse durante tutta l'estate di Nottingham Forest, del Napoli, dell'Atalanta, ma diciamo che a oggi, 22 agosto 2025, sembra un po' più destinato a rimanere, per essere quell'ibrido che Allegri ha piacere a tenere tra il sesto centrocampista e un secondo terzo esterno a tutta fascia, diciamo, sulla destra. E poi c'è Samuel Chukwueze, su cui è tornato forte, diciamo, l'interesse del Fulham dalla Premier League. Eh sì, perché insomma sono queste le situazioni, salvo clamorosi colpi di scena, offerte shock, le solite cose che conosciamo, diciamo, che fanno parte del Milan degli ultimi tempi, sono queste 4 situazioni qua. Quindi Adli Benasser, situazioni che andranno risolte. Posto che ne abbiamo parlato ieri durante il talk, andatevela a recuperare se non l'avete visto. In teoria lo spazio in lista ci sarebbe anche per questi 2 ragazzi, però comunque sono ormai fuori rosa. Addirittura Ricci ha preso il numero di Benasser, cioè proprio così in tranquillità, e quindi insomma sono 2 situazioni che vanno risolte. Musa dipende dalla cifra, proprio chiaro e tondo, dipende dalla cifra. Il Milan non lo cede per una cifra anche sui 25 milioni, cioè il Milan vuole di più a questo punto del mercato per Yunus Musa. E Chukwueze magari può aprire la cessione di Chukwueze al Fulham, che come dicevi giustamente tu è tornato a interessarsi e non poco del calciatore nigeriano, potrebbe aprire a magari un altro micro colpo in attacco. Perché lo chiamo micro colpo? Perché l'idea, se dovesse partire Chukwueze, è quella di andare su un profilo comunque giovane, un profilo di prospettiva, su un ragazzo che può dare una mano con forze fresche, diciamo, e magari un po' sconosciuto ai più, però che comunque possa completare il reparto offensivo. Questo ragazzo con grandi probabilità dovesse incastrarsi tutto questo puzzle, dovesse partire questo domino, non sarà, con, ripeto, grandi probabilità, Conrad Harder, che vuole giocare, vuole lasciare lo Sporting per essere protagonista in uno dei top 5 campionati europei, che vuole essere appunto, vuole scalare piano piano tutte le gerarchie nel calcio europeo, e avrebbe scelto il Rennes, quindi sempre di rossonero si veste, è molto vicino, è molto, diciamo, avanzata questa trattativa, ma va in Francia di base per essere lì, anche lì, un punto fermo dell'attacco del Rennes che ha venduto Kalimundo, quindi insomma ci può anche stare come scelta di carriera. Ovvio che il Milan è il Milan, ma rischi di arrivare qua e con Boniface, Jimenez, Leao e Pulisic il campo lo vedi veramente poco, ecco, quindi ci potrebbe anche stare come idea di carriera. E poi Jack, come hai detto giustamente tu, cerchiamo di capire anche nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni, magari arriverà anche qualche info da Milan Cremonese in questo senso, se il Milan affonderà, cercherà, sfrutterà l'ultima settimana piena di mercato per andare su un difensore centrale, che forse è l'ultimo tassellino che manca per completare la rosa. Allora, andiamo con ordine. Secondo me, per quanto riguarda l'attacco, servirebbe in caso di uscita di Chukwueze un giocatore, sì, giovane, di prospettiva, tutto quello che vogliamo, ma meno punta e più esterno sinistro, di modo da mantenere sempre le coppie, Boniface e Jimenez davanti in mezzo, a destra Pulisic e Salma Kers, a sinistra Leao e il giovane Mister X. Per quanto riguarda la difesa, se il Milan si dovesse poi sul lungo periodo orientare un po' più
con una conformazione a 4 dietro, allora numericamente i difensori centrali ci potrebbero anche essere. Nel senso che per me, se giochi con 2 difensori centrali ogni partita e hai soltanto, ipotizziamo un po' di Coppa Italia, 41, 42 partite nel corso di tutta la stagione, 4 centrali vanno bene come numero, ok? Discorso già diverso se invece vai a giocare a 3, ne abbiamo parlato ieri al talk, abbiamo fatto proprio i campetti con tutte le formazioni, lì mancherebbe probabilmente una vera e propria alternativa a Pavlovic, quindi un difensore idealmente di piede mancino che possa giocare come terzo sulla sinistra, fare proprio il braccetto dalla parte lì di sinistra. Anche se però vogliamo considerare una struttura, quella di linea 4 di difesa, dove bisogna probabilmente andare a lavorare non è tanto sulla quantità, quanto, come abbiamo detto ieri, un pochino sulla qualità, nel senso che il livello, premesso che poi i difensori tendono a performare bene tutti alla corte di Max, per il semplice fatto che è proprio uno dei mantra del calcio di Allegri, l'attenzione verso la fase difensiva. Però sicuramente un conto è mettere in campo magari le idee in fase difensiva di Allegri con tutto il rispetto del mondo, tra l'altro si conoscono già, di De Winter, un conto è farlo con Gleison Bremer, non è uguale. Ora, non sto dicendo che il Milan andrà su Gleison Bremer, ma diciamo che se ci fosse negli ultimi 8 giorni di mercato, 10 giorni di mercato, un profilo di quel livello, non sarebbe malissimo nel complesso. No, non sarebbe per niente male, anche perché abbiamo bisogno davvero di alzare il livello in quel reparto lì. Io più che il vice di Pavlovic punterei a prendere un giocatore magari anche migliore di Pavlovic, che possa far sì che Pavlovic diventi un'alternativa, o stesso discorso lo puoi traslare su Matteo Gabbia, cioè un centrale della difesa a 3, se vorrai giocare a 3, ipertitolare, in modo che Gabbia poi diventa l'alternativa a lui e può magari giocare come braccetto da una parte o dall'altra all'evenienza. Insomma, alzare il livello, credo che questo debba essere l'idea principale per la difesa, posto che 22 agosto, manca una settimana, parte il campionato, ci sono delle questioni da risolvere, come abbiamo detto prima, quindi non sarà nemmeno così semplice, ecco, e rischi poi di andare nuovamente su dei ripieghi, come ha fatto l'Inter, Jack, giusto? Ah no. Io il ripiego di Manu Koné. Il ripiego di Koné invece no, è solo Boniface che è il ripiego di tutti. Vabbè, va bene. Diouf invece è il nuovo Iniesta misto a Xavi con una spruzzatina di Zidane e ok. Va bene, Jack. Mi piace quando partiamo la giornata, cioè ragazzi, ora pensate, se già è frizzante così la mattina, con questa notina polemica, pensate oggi che si deve fare sia lunch che talk che trasmissioni che vengono fuori. Non potete perderle, lunch alle 13, talk alle 16, oggi imperdibili perché abbiamo un Enrico Boiani a 9000. No, ma sai cosa, Jack? Sai cosa? Che onestamente, cioè io nutro il massimo rispetto per tutti i colleghi, tutte le testate, ci mancherebbe altro e lungi da me, anzi, diciamo, creare polemica. Però ci sono delle situazioni in cui secondo me si va un po' oltre. Ecco, si va un po' oltre. E tutto qui. E non è bello, perché poi siamo noi, tra virgolette, stampa italiana, che ci andiamo di mezzo, ok? Noi giornalisti, tutti, perché siamo noi poi che facciamo queste figure, capito? Quindi non lo so, un po' un peccato secondo me farsi scivoloni qua, fare questi 2 pesi, 2 misure qua, non ha molto senso. Va bene, come detto giustamente, alle 13 c'è Lancia, alle 16 c'è il talk, quindi rimanete qui con noi, commenteremo la conferenza di Max, sperando che arrivi una conferenza di Max delle sue, anche se essendo la prima magari non accadrà. Mi aspetto le conferenze alla Max un po' più avanti io, sia le cose dovessero andare bene che male, però staremo a vedere, magari ci regalerà comunque qualche perla. Giacomo Mirandola, grazie, ciao. Ciao a tutti, appuntamento alle 13 per Max, calciomercato, probabili formazioni, Milan Cremonese, per buttarci in questo nuovo capitolo della Serie A. Eh sì, vi aspettiamo, un saluto anche da Enrico Boiani, a più tardi. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo,
perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.